La Madonna dei Sette Veli. Apparizioni miracolose a Foggia. La Madonna dei Sette Veli, patrona di Foggia, è venerata per una straordinaria apparizione avvenuta nel 1731, a cui assistette anche Sant'Alfonso Maria del Liguori. Tuttavia, gli eventi miracolosi legati alla Vergine qui venerata risalgono a un periodo molto precedente, precisamente al 1062. Nel 1062, Foggia era un piccolo borgo situato nei pressi dell'antica città di Arpi, con pochi casolari dispersi attorno alla taverna del Gufo, una modesta casupola che fungeva da punto di ristoro per i viandanti, mercanti e pastori che attraversavano la campagna della Daunia. L'area era costellata di laghetti e stagni, residui delle piogge invernali. Fu su una di queste pozze d'acqua che ebbe inizio la storia della Madonna dei Sette Veli, destinata a intrecciarsi profondamente con le origini della città. La storia narra che, mentre alcuni contadini portavano i buoi ad abbeverarsi in una di queste pozze, notarono tre fiammelle che sembravano galleggiare sull'acqua. Colpiti da quell'insolita apparizione, si avvicinarono con curiosità e timore. I contadini, incuriositi, iniziarono a scavare nella melma e trovarono una grande tavola avvolta in teli. Dopo averla pulita, si accorsero che si trattava di un'icona, miracolosamente conservata nonostante il passare del tempo. Sebbene fosse lievemente danneggiata, si distingueva chiaramente l'immagine della Vergine Madre di Dio che offriva il suo figlio Gesù all'adorazione. I contadini, con grande devozione, rivestirono l'icona con nuovi veli e la portarono nella vicina taverna del Gufo che presto divenne un punto di riferimento religioso e di pellegrinaggio. I pellegrini iniziarono a giungere in gran numero per venerare la Madre di Dio e, al contempo, per fare affari con i pastori abruzzesi che popolavano la zona da settembre a maggio. La taverna del Gufo, con la sua sacra icona, divenne il cuore di un nuovo agglomerato abitato, chiamato Santa Maria de Focis in onore della Vergine e delle fiammelle che apparvero sull'acqua. Nel 1080, Roberto il Guiscardo decise di costruire una grande chiesa sullo stagno dove era stata trovata l'icona. Una volta completata, la chiesa divenne chiesa palatina, ospitando definitivamente l'immagine della Vergine. Nel 1172, su iniziativa di Guglielmo II di Sicilia, detto il Buono, la chiesa venne ampliata. Con l'espansione della chiesa, anche la città crebbe rapidamente, diventando una delle più importanti del regno. La storia del santuario si intrecciò con quella della città, che prosperò, arricchendo il tempio con nuovi arredi, privilegi e rendite. La chiesa di Santa Maria de Focis fu scelta più volte dai sovrani per celebrare i loro matrimoni. Carlo I d'Angiò, morto a Foggia nel 1285, volle che il suo cuore fosse sepolto al suo interno. Oggi, la sacra tavola è interamente ricoperta da preziosi drappi ricamati, con un'apertura ovale verso la sommità, nascosta da una stoffa nera. L'icona, che misura 150 cm per 80 cm, non viene mai esposta al pubblico ed è custodita in un sarcofago d'argento sbalzato. Questo sontuoso reliquiario, dal design monumentale, fu realizzato a Napoli nel 1690 da Gian Domenico Vinaccia. Nel secolo successivo avvennero altri straordinari miracoli. Il 1731 segnò un momento cruciale per il santuario e per la città di Foggia. Un violento terremoto, pari al 9° grado della scala Mercalli, si scatenò sul Tavoliere delle Puglie e parte della zona nord delle Murge. L'evento sismico distrusse parte della chiesa collegiata, mentre la Sacra Tavola era custodita nella chiesa di San Giovanni Battista. La violenza distruttiva del sisma aveva mietuto oltre 2000 vittime solo nella città di Foggia. Il 22 marzo, giovedì santo, durante la messa, il popolo assistette a un evento straordinario. Attraverso la piccola finestra ogivale del reliquiario, apparve chiaramente il volto della Vergine Madre di Dio. Alfonso Maria del Liguori, venuto a conoscenza dell'accaduto, si recò a Foggia per venerare la Madonna. Anche lui ebbe il privilegio di vederla. La Vergine gli apparve come una giovane di 13-14 anni, con il capo coperto da un velo bianco. In quella stessa occasione, Alfonso, come predestinato, si sollevò da terra sotto gli occhi dei presenti. Le apparizioni della Vergine proseguirono fino al 1745. Un altro santo che ebbe la fortuna di venerare la sacra immagine della Madonna dei Sette Veli fu Padre Pio.
Durante i 6 mesi trascorsi a Foggia, tra il 17 febbraio e il 4 settembre 1916, il frate cappuccino visitava frequentemente la Basilica Cattedrale, dove è custodita l'icona. Quasi ogni giorno si recava anche presso l'antico convento cinquecentesco dei Cappuccini, luogo di apparizioni mariane. Inoltre, accompagnato dal giovane terziario francescano Ciro Ruggero, dopo aver fatto visita a Raffaelina Cerase, si dirigeva al Duomo per pregare intensamente davanti alla Sacra Immagine. La Madonna dei Sette Veli, patrona di Foggia, è celebrata con grande devozione il 22 marzo, giorno che ricorda la miracolosa apparizione del suo volto nella finestra ogivale della Sacra Tavola. Inoltre, il 15 agosto, in occasione dell'Assunzione, la città rinnova la sua venerazione con solenni celebrazioni. Ancora oggi, la Madonna dei Sette Veli rimane al centro della fede e della tradizione foggiana, unendo storia, miracoli e profonda spiritualità in un legame indissolubile con i suoi devoti.